Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Probabilmente non avete idea di chi sia questo signore, ma battendo quel martelletto ha avuto indirettamente un impatto sulle nostre vite. Vuoi per gli incentivi ai pannelli solari, il divieto di auto a combustione entro il 2035 o il caricatore universale per i telefoni. Queste sono tutte misure che riducono le nostre emissioni e rispondono ad un trattato che abbiamo firmato, l'Accordo di Parigi. E quel signore, Laurent Fabius per la cronaca, l'ex ministro degli esteri francese, il 12 dicembre di 7 anni fa, battendo quel martelletto, dichiarava proprio che i paesi avevano trovato una quadra e adottato l'Accordo di Parigi. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Sì, Greta Thunberg e i Fridays for Future hanno fatto molto per portare il clima nel mainstream, ma c'è un'altra faccia della medaglia, spesso nascosta, che dietro le quinte ha continuato a spingere i paesi a fare di più per il clima. Questa altra faccia della medaglia sono le conferenze sul clima, le COP. Forse non avete idea di cosa siano, forse le avete solo sentite nominare, o forse le conoscete e pensate che non servano assolutamente a nulla. Ed è questo che voglio provare a capire. Storicamente, che impatto hanno avuto le conferenze sul clima? Beh, innanzitutto le COP o conferenze delle parti sono incontri e negoziati annuali che riuniscono tutti i paesi che fanno parte dell'UNFCCC, ovvero un accordo tra 197 paesi firmato a Rio de Janeiro nel 1992 per affrontare il problema del cambiamento climatico. Questa idea di sedersi attorno a un tavolo a discutere dei problemi ambientali venne fuori grazie alle famose proteste studentesche del 68, che videro la nascita, tra le altre cose, dei moderni movimenti ambientalisti. La consapevolezza nata in strada in quegli anni tumultuosi portò poi nel 1972 alla prima vera conferenza formale a tema ambiente e clima, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano di Stoccolma. Questo evento fu un po' uno spartiacque che segnò l'inizio della diplomazia climatica. Nel 1972, infatti, anche grazie a questa foto, ci eravamo resi conto che stavamo tutti sotto uno stesso tetto e la Conferenza di Stoccolma per la prima volta ci rese evidente che era necessario collaborare se volevamo avere qualche possibilità di proteggere l'ambiente in cui vivevamo. Da lì cominciamo a parlarne sempre di più e 20 anni dopo, nel 1992, durante il Summit della Terra a Rio, venne creata l'UNFCCC, la Convenzione sui cambiamenti climatici, firmata ad oggi da 198 paesi. Era iniziata l'era delle COP, che però partirono formalmente solo nel 1995, con la COP1 di Berlino. Da lì un susseguirsi di conferenze e due accordi che hanno fatto la storia. Il primo, il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 durante la COP3, ma entrato in vigore solo 8 anni dopo, nel 2005. Il protocollo chiedeva ai paesi più ricchi una riduzione delle emissioni di gas serra del 5% rispetto al 1990. Fast forward, passando per Bali, Copenaghen, Durban, Doha, Varsavia, Lima, si arriva a Parigi nel 2015, più precisamente il 30 novembre 2015. Ricordo perfettamente quella data perché da lì a una settimana sarei partito anch'io per la mia prima COP e compii 21 anni il giorno dopo dell'adozione dell'Accordo di Parigi, il 12 dicembre. La COP21 di Parigi fu un punto di svolta perché rappresentò sia il risultato di tanti anni di fatiche delle COP precedenti, sia un punto di partenza solido per il futuro. Alla COP21 infatti è stato adottato l'Accordo di Parigi, un accordo firmato da 194 paesi per limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. L'Accordo di Parigi è considerato storico perché per la prima volta abbiamo trovato delle regole e degli standard comuni per tutti e ci siamo dati un obiettivo concreto e misurabile per provare a garantire alle generazioni future un pianeta vivibile. Partecipano un po' tutti in realtà, partecipano ovviamente i governi con i loro negoziatori, ma partecipano anche i rappresentanti delle diverse organizzazioni internazionali come la FAO, l'UNESCO, l'UNICEF, partecipano i rappresentanti di piccole e grandi ONG e partecipa la stampa. Le decisioni vengono prese attraverso negoziazioni formali e sessioni informali invece di discussione, che possono avvenire pure davanti a un caffè o camminando per i corridoi, dove ognuno cerca ovviamente di far valere il proprio interesse e dove l'arte del compromesso è al suo massimo livello. Negli ultimi anni le COP hanno fatto dei passi avanti per quanto riguarda l'inclusione di voci prima escluse da queste grandi discussioni. Parlo per esempio dei giovani e dei rappresentanti delle popolazioni indigene, due categorie che per motivi diversi sono e saranno tra i più colpiti dalla crisi climatica. Certo, c'è ancora molto da lavorare per tutelare quei paesi che hanno contribuito meno al cambiamento climatico, ma che ne subiranno le peggiori conseguenze. Guardando questo grafico non si direbbe.
Da quando abbiamo iniziato a discutere di clima, infatti, non è che abbiamo proprio limitato l'aumento di gas serra in atmosfera e nemmeno l'aumento di temperatura globale. La cosa più facile da dire sarebbe: i dati parlano chiaro. Che senso ha continuare a fare le COP se non hanno avuto l'effetto desiderato? Beh, in realtà il senso c'è, e come. Sì, è vero che le emissioni sono aumentate, ma la crescita è molto meno drastica di quella che sarebbe potuta accadere senza i trattati. Prima della mobilitazione degli ultimi 20 anni, infatti, e degli accordi presi alle COP, eravamo su una traiettoria di aumento della temperatura di 4 gradi entro fine secolo, ovvero verso un pianeta inabitabile. Senza l'accordo di Parigi, firmato nel dicembre 2015, le nostre possibilità di sopravvivere attraverso le generazioni infatti sarebbero state quasi nulle. E questo perché le COP non servono tanto a fermare le emissioni dei paesi da un anno all'altro, ma a settare obiettivi, ad alzare l'asticella, a dare ai governi strumenti e percorsi di riduzione delle emissioni, a dirci se stiamo facendo abbastanza e dove dobbiamo intervenire se siamo indietro con gli obiettivi. Non bene, ma non malissimo disperazione, diciamo. Cioè, abbiamo 8 anni per ridurre le emissioni dell'8% ogni anno e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ma c'è un ma. L'insieme delle promesse fatte dai paesi che hanno firmato l'accordo di Parigi mostra infatti uno sforzo di riduzione insufficiente e ad oggi una traiettoria credibile che ci faccia restare dentro i parametri dell'accordo di Parigi ancora non esiste. Stando alle promesse attuali, infatti, siamo su una traiettoria di incremento di temperatura di 2,7 gradi entro il 2100. La finestra di opportunità per cambiare rotta quindi si sta chiudendo. Il dato, diciamo, positivo è che rispetto a 2 anni fa le stime sulle emissioni totali al 2030 si sono abbassate di più di 3 punti percentuali. E la cosa che dobbiamo sempre tenere a mente è che per fare un'inversione netta non si può sterzare tutto d'un colpo, ma bisogna prima rallentare. Dobbiamo fare sicuramente tante cose, da spingere la produzione di energia rinnovabile riducendo la dipendenza dalle fonti fossili, a cambiare il modo in cui coltiviamo e consumiamo il cibo. Ma dobbiamo anche fare una cosa che diamo per scontato e invece è alla base di tutto. Dobbiamo collaborare di più. Lo storico Ian Morris sostiene che uno dei maggiori ostacoli, infatti, al successo delle politiche climatiche è che stiamo affrontando i problemi del XXI secolo con organizzazioni del XIX e di conseguenza gli interessi locali dei singoli paesi prevalgono continuamente sugli obiettivi globali. Il clima però, lo sappiamo, è uno solo e non ha confini e il multilateralismo, quindi l'agire insieme, non può che essere l'unica via per la prosperità umana su questo pianeta. Il giornalista Ferdinando Cotugno qualche tempo fa ha riassunto molto bene in una frase la tensione positiva del momento che stiamo vivendo. L'ansia che sentiamo non viene dalla certezza della condanna, ma dalla possibilità reale e concreta di farcela.